Ciao a tutti, quello che vorrei mostrarvi oggi è la pulizia degli iniettori GPL. Il mio marchio è Landi, quindi una pulizia sommaria tramite diluente nitro degli iniettori GPL. Andrebbe fatta una volta ogni 20-30 mila km, poi a seconda dell'utilizzo che ne fate del mezzo. Vediamo. Ok, la prima cosa che conviene fare è dotarsi sempre di dispositivi di protezione, quindi i nostri occhiali. La procedura per qualsiasi intervento sulla macchina è sempre consigliabile staccare un polo della batteria e poi, soprattutto in questo caso, questo è il castello degli iniettori, ricordarsi che è un impianto sotto pressione GPL. Quindi la prima cosa da fare per la sicurezza è togliere la pressione da questo tubo che si fa rimuovendo allargando questa fascetta di metallo e facendo uscire piano piano tutto il gas sotto pressione. E di conseguenza, facendo uscire un gas sotto pressione, bisogna essere certi che non ci siano fiamme libere intorno, che non si stia fumando e che non ci sia nessuna fonte di calore tale da poter appunto dar fuoco a questo gas. Quindi iniziamo a procedere e vediamo come va. Ok, allora parto con i vari smontaggi. Allento il chiavino per la batteria. Ok, e stacco il morsetto della batteria. Dopodiché allento, come ho detto, questa fascetta che è il tubo della mandata del gas appunto del GPL. Attenzione perché dovrebbe iniziare a perdere gas. Lo allento. Ok, l'ho allentato, non esce ancora nulla, quindi diamogli un po' di gioco. Sentite? Ok, la pressione del gas è uscita, si sente puzza di GPL naturalmente, però almeno non è più il circuito, non è più sotto pressione, quindi possiamo allentarla del tutto e procedere alla rimozione del tubo. Ok, la mandata è tolta. Quindi a questo punto si può smontare il castello. Qui ci dovrebbero essere due viti, io ne ho solo una perché probabilmente l'altra l'ho persa. Occhio, ricordarsi che il castello, se non ricordo male, dovrebbe avere una vite qui sotto, un dado, perdonatemi. Quindi vediamo se gira insieme, infatti gira insieme. Dovremmo prendere una chiave inglese per tenerlo al contrario. Dovrebbe essere una 10 lo stesso. Vediamo se la 10 va bene sotto. Ok, la 10 è quella giusta. A questo punto il nostro castello dovrebbe essere libero, infatti è libero. Ci sono solo i connettori che devono essere ricollegati. I connettori hanno sopra di essi, magari adesso ve lo faccio vedere da vicino, una serie di lettere. Non so se si vedono. Questo per esempio c'è la lettera A, il secondo B, C e D. È importante che questi rimangano nella stessa posizione perché sono questi che determinano le accensioni e le mandate di GPL attraverso i cilindri. Quindi segnatevi, la lettera A nel mio caso parte da sinistra, quindi sarà A, B, C e D. Ok? Questa poi è anche la valvola da dover pulire, lo vediamo fra quando la smonto. Allora, ci rimettiamo in posizione e smonto i vari componenti.
I morsetti sopra hanno i morsetti vengono mantenuti da una fascettina di metallo che se ne viene semplicemente tirando verso fuori, questa qui. Occhio sempre a non perderla perché è fondamentale. Tolte queste, questi sono liberi, quindi se ne vengono semplicemente verso l'alto. 1, 2, 3 e 4. A questo punto rimane da togliere questa valvola. Allora, per togliere questa valvola, vi faccio vedere dall'altro lato, quindi vi sposto un attimo. Allora, questa valvola, magari ve la faccio vedere da vicino dopo, ha sul laterale un tappino di sicurezza, cioè praticamente è una levetta gialla per intenderci, che deve essere sollevata, vedete, scatta verso fuori e libera la parte di sotto, quindi facendo una piccola leva e sollevando praticamente il pezzettino di plastica, questa se ne viene verso l'alto. Adesso che smonto il castello ve lo faccio vedere da vicino. Rimane da liberare i tubicini di mandata sui cilindri. Stesso sistema, 1, 2, 3, 4. Qui non possiamo sbagliare perché l'ingresso dei cilindri è praticamente qualche centimetro più sotto. Per liberare questi qui, lo stesso, con una pinzetta, basta allargare la fascetta di acciaio . Il nostro castello con gli iniettori è libero. Questa è la valvola che vi dicevo e questo è la parte di sopra della valvola, questa qui, con questo pezzettino giallo che è appunto quella cosa di sicurezza. Ok, come vedete il castello è mantenuto da 4 viti che andiamo a togliere. Ora stacchiamo la parte superiore, che è questa qui, e stacchiamo anche questa, che è la valvola di cui parlavamo prima. Ok. Adesso siamo pronti a procedere su questi. Vi dico che già la procedura di rimozione non è semplicissima, perché sono tutti incastrati, semplicemente. Hanno una guarnizione in gomma, un O-ring, uno in testa e uno alla base. Quindi io nel corso degli anni ho adottato questa tecnica, che è spingerlo leggermente verso un lato e dall'altro lato dopo con un cacciavite farlo uscire. Mi raccomando, è inutile che ve lo dico, se si viene rovinata la base della guarnizione sono da sostituire, almeno le guarnizioni. Se rompiamo un iniettore è da sostituire un iniettore. Ok, ho fatto appena un po' di spazio e adesso con un cacciavite piccolo cerco di fare leva nello spazio creato. Ok, e il primo iniettore si è tolto. Per questioni mie personali tendo a rimettere sempre gli stessi iniettori nella stessa sede, quindi li terrò tutti separati. Questo è il castello pulito. Dentro ci sono dei residui, quindi conviene comunque pulire tutto.
con un compressore o comunque con un diluente nitro, comunque qualsiasi cosa che non lasci residui dentro. A questo punto passiamo al resto. Eseguirò la pulizia del castello perché non ho altro e della valvola con il VD40. Comunque è un buon prodotto, più o meno serve a tutto. Ok, allora mi sono procurato un piccolo barattolo in vetro, poi vi faccio vedere perché ho messo questo, un alimentatore da notebook variabile, con potenza variabile che ho impostato a 12 volt, a cui ho fatto due fili di connessione, 1 e 2. Ora, l'iniettore, questo qui, ha delle parti in gomma e plastica e in gomma, appunto, che il diluente nitro potrebbe danneggiare, quindi vanno rimosse esattamente questa parte, questo gommino di sopra, questa parte in plastica e questa parte in gomma. Tutto con molta calma, perché se si rompono è un problema. Ok, fatto questo, dovrete cercare di alloggiare così in questa posizione l'iniettore e riempirlo di diluente nitro fino al punto di aspirazione, che sono questi pallini qui. A questo punto inseriamo il diluente nitro. Ho posizionato l'iniettore all'interno dell'acqua del diluente nitro e già vedo che da trasparente è diventato nero. Adesso vado a dare dei piccoli impulsi, quindi sopra, non so se si riesce a vedere, vabbè faccio vedere così poi vi avvicino, dei piccoli impulsi sulle due lamelle. Sentirete dei ta 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 ta, e infatti sotto si vede che sta uscendo tutto quello che c'è nell'iniettore. L'acqua, il diluente nitro è diventato nero. Quindi stiamo spurgando tutto quello che c'è nell'iniettore. Come vedete il diluente è diventato nero e adesso farò così per tutti gli altri di tutti gli altri iniettori.
their brand new prey. That's right. Rip me out, bring me down. It's a game you have to play till you die, for sure. Fuck me up while I fuck you right. Wanna see the big Spider-Man from the inside? Grab a car, we're going hunting tonight. Jump inside and I will let you drive. Piercing my aggression with toxic debris. You're the largest piece of my jigsaw disease. Crawling in a space you never breathing. This is where your journey ends. Tutto bene. Ok, alla prossima. Ciao.